Eccoci qua ragazze mie e ragazzi per continuare la spiegazione sul significato degli arcani, in questo caso minori, e facciamo con i denari. Come vi ho spiegato nell'intro, nel significato dei tarocchi, sugli arcani maggiori, il mio approccio in questo caso è proprio di fare una cosa semplice, semplicissimo. Quello che mi viene in questo momento ve lo dico rispetto al significato, in modo tale da avere una spiegazione semplice per poi applicarla, ok? Quindi non mi metto a descrivere tutto quello che so rispetto all'arcano, ma una spiegazione semplice, di impatto, almeno questo è l'intento. Allora, riferito all'amore, va bene? Riferito all'amore. Allora, abbiamo oggi asso di denari. Che cosa significa l'asso di denari? È un'opportunità, la più concreta di tutte le opportunità. All'orizzonte c'è un'opportunità d'amore, in concreto, qualcosa che si vuole concretizzare. Quindi è possibile, tutti gli assi sono inizi, è un nuovo inizio concreto, un'opportunità di inizio concreto. Diciamo che l'asso di denari è tra tutte le lame quello più concreto, no? Quindi c'è un'opportunità in concreto, d'amore, solida. Vediamo i nostri oracoli, lui e lei, cosa ci aggiungono a questa opportunità in concreto. Vediamo un po' cosa hanno da dire in questa sede per questa opportunità in concreto. Vediamo. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. Ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Qua abbiamo una persona che ha sempre avuto paura delle emozioni, che ha sempre indossato una corazza per proteggere se stesso, quindi non ha dato mai la possibilità di dare un'opportunità concreta. Oppure, con la consultante, in questo caso, questa persona ha la voglia, la necessità di concretizzare un'opportunità, proprio nero su bianco. Sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima, proprio perché sei entrata così dentro le mie profondità, io voglio donarti un'opportunità importante. Va bene? È una persona che adesso non ha più paura delle sue emozioni, con l'asso dei denari in concreto si mette in gioco in concreto, non si protegge più, non ha più la corazza per proteggersi, perché non ha più necessità di proteggersi davanti a una persona che gli ha denudato l'anima, che sa già quello che sente, ok? Quindi vuole offrirgli un'opportunità importante. Va bene? Ok, adesso 2 di denari. Allora, il 2 di denari mi parla di una persona che cerca di mettere in equilibrio, in bilanciamento una situazione dove può avere dei dubbi, una persona che può avere dei dubbi e cerca di mettere un bilanciamento in questa situazione. Una persona che può essere molto occupata sul profilo lavorativo, e avere anche l'amore da mettere in equilibrio. Una persona che è molto occupata sul profilo lavorativo, su altre questioni, che la vede molto occupata e può dare meno spazio alla parte amorosa. Oppure può essere una persona che è in dubbio con 2 opzioni. Quindi abbiamo sia una persona che vuole mettere in equilibrio una situazione tra le parti e vuole portare in bilanciamento una situazione che è sbilanciata, sia una persona che può essere molto occupata e quindi avere altre cose da fare oltre all'amore, e sia una persona che può avere dei dubbi, va bene? Può avere dei dubbi rispetto a qualcosa, a qualcuno, o avere 2 persone, oppure può avere dei dubbi rispetto a come bilanciare, equilibrare una situazione amorosa. Andiamo a vedere cosa hanno da dirci i nostri oracoli, lui e lei, in merito. Cosa hanno da dirci i nostri oracoli, lui e lei, in merito in questa sede con il 2 di denari? Vediamo. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Qua c'è una persona che vuole dannatamente
la consultante, che vuole dannatamente te, che può essere la consultante in questo caso, e qua c'è una persona che vuole dannatamente tutto con una lei o con un lui. E che cosa si trova? Con il due di denari, cioè sì, talmente tutto quello che ho sempre desiderato che mi fai venire proprio dubbi, nel senso, ma è possibile che esista? È possibile che è arrivata la persona che ho sempre dannatamente desiderato? È possibile? Cioè, ho dei dubbi, ma è vero e non è vero? Per questo voglio equilibrare questa situazione. Mi sto schiarendo le idee, voglio equilibrare questa situazione. Oppure ci possono essere due persone, tra cui una di queste è quella che questa persona ha sempre dannatamente desiderato. E adesso si trova in bilico. E che faccio adesso? Va bene? E devo prendere una decisione che porti in equilibrio le cose. Oppure ci può essere stata una discussione, questa persona è molto occupata sul profilo lavorativo, ma tu sei quella che dannatamente ha sempre desiderato, quindi della serie sistemo queste cose sul piano lavorativo, ho altre cose da sistemare, però tu sei quella che ho sempre dannatamente desiderato. Quindi questo impegno di questa persona, se vediamo una persona in silenzio che è molto occupata o distratta, esce pure questa carta a fianco, significa che è una persona che ti vuole dannatamente. Il fatto che non stia considerando, non ti stia considerando, non ti preoccupare, non ha a che fare con l'amore, ha a che fare con altre cose di lavoro o altre cose per cui la persona la rendono molto occupata. Va bene? Ok, adesso passiamo, scusami, al 3 di denari. Il 3 di denari mi parla di lavorare in squadra, mi parla di una persona che vuole intendersi, che vuole fare dei piani insieme, di progetti insieme, fare dei piani insieme, progettare qualcosa insieme, venirsi incontro. Venirsi incontro, fare dei piani insieme, dei progetti insieme. Ribadisco che tutti i denari parlano soprattutto di lavoro, ma nel caso specifico dell'amore le intendiamo in questo modo. Ok. Quindi intendimento, venirsi incontro l'un l'altro, trovare soluzioni insieme, fare dei piani insieme, venirsi incontro, organizziamo questo insieme, facciamo questo, facciamo quest'altro. Ok. E per alcune scuole di tarologia il 3 denari è anche la carta del matrimonio, però associata ad altre carte tipo la giustizia, il sole, l'imperatore, la stella, associata ad altre carte. È un intendersi. Ok. Andiamo a vedere in questo caso i nostri oracoli lui lei cosa hanno da aggiungere sul 3 di denari per avere una visione più completa in questa sede sull'amore. 3 di denari. Scusa, lo voglio aprire dopo. L'amore è follia. Allora, l'amore è follia. Questa persona, allora in questo caso abbiamo una persona che vuole fare le cose fatte bene con la consultante, con te, intendersi, fare dei piani insieme. Fare dei piani insieme, anche dei piani che non se lo sarebbe mai aspettato nemmeno questa persona. L'amore è follia. Cioè voglio intendermi con te, fare dei piani insieme, organizziamo questo, organizziamo quest'altro, anche se è folle, l'amore è follia, io lo voglio fare lo stesso. Proprio perché voglio oltrepassare i limiti della ragione, della mente razionale, del controllo, dell'ipocrisia del controllo. Il mio cuore, il mio istinto va da una parte, voglio fare dei piani insieme a te. Va bene? Ok. Adesso andiamo a vedere il 4 di denari. Allora, il 4 di denari mi parla di una persona concentrata sulle sue cose, sul lavoro o sulle sue cose. Anche di una persona a testa dura. Ha varie eccezioni il 4 di denari, dipende da con che carte viene abbinato, e con i nostri oracoli lui vediamo subito una situazione rispetto a quello che vi ho detto. Mi parla di una persona che sta sulle sue cose, concentrata sul suo lavoro, sulla sua stabilità, più che altro, come prima accezione. Poi vediamo di una persona a testa dura, di una persona che non si apre facilmente, che è restia ad aprirsi, resistente ad aprirsi, è restia ad aprirsi. In più mi parla di una persona anche che
tiene ben stretta a sé l'altra persona, cioè non lasciarmi, ma un po' così, cioè tiene ben stretto a sé il suo denaro in questo caso i denari possono essere la persona, la consultante, ok. O di una persona a testa dura con cui è difficile parlarci, è difficile aprirsi, ok? Vediamo un po' i nostri oracoli lui-lei cosa hanno da dire a proposito di questa carta in questa sede del 4 di denari. Come completiamo il messaggio in questa sede? Allora, vediamo come completiamo il messaggio. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Qua abbiamo una persona che si dà conto del fatto che non si apre o che si sta comportando in modo più testardo e dandosi conto di questo chiede alla consultante: amami quando lo merito meno, lo so che non lo merito adesso il tuo amore perché sono chiuso in me, non mi sto aprendo, oppure sono testardo, perché ne ho bisogno. Quindi qua abbiamo una persona che fa un po' i capricci, che non si apre o che sta concentrato sulle sue cose. Il 4 di denari mi parla anche di una persona concentrata sulla sua stabilità. Stabilità, il 4 di casa, di stabilità sua. E quindi in questo caso nell'amore, se viene un 4 di denari accompagnato da questa carta, mi parla di una persona che dice amami quando lo merito meno perché sarà quando ne avrò più bisogno. Una persona che si dà conto del fatto che magari non merita l'amore di qualcuno, che si sta comportando un pochino così, non proprio bene, che non si apre, o che è una persona che non si apre ma al tempo stesso ti tiene ben stretta a sé, mi spiego, e comunque si dà conto di questo e ti dice amami quando lo merito meno. Sì, è questo, ragazzi. Ovviamente potrei dire tantissimo altro, ma voglio essere concisa, breve, ok. Ok, andiamo a vedere adesso il 5. Tutti i numeri 5 sono grandi cambiamenti, no? Grandi cambiamenti che possono destare scompiglio, un po' di tensione. In questo caso il 5 di denari mi parla di una penuria emozionale, di sentirsi lasciati soli, al freddo, qualcuno che si sente lasciato solo o qualcuno che si sente solo, qualcuno che magari qua mi parla anche di una persona che può avere dei sensi di colpa. E se ti ha lasciato, ok, e c'è il 5 denari, una persona che non sta vivendo un buon momento emozionale, come karma che torna indietro, e quindi affinché lo spinga ad andare verso una situazione diversa. E quindi una persona che si sente sola, lasciata al freddo, esclusa, una persona che si sente esclusa. Alcune volte il 5 denari indica anche una persona che se n'è andata con un'altra persona e non sta bene con quella persona. Quindi mi può parlare, non parlo in questo caso di tradimento, mi può parlare di una persona che se n'è andata con un'altra persona e con quella persona non sta bene, sta vivendo una condizione di penuria emozionale, gli manca qualcosa di importante. Qua parliamo di una persona che sente una forte mancanza per qualcuno, quando ha il 5 di denari rispetto a cosa prova per me col 5 di denari, gli manchi moltissimo, si pente di una scelta che non è il mancare del 6 di coppe, una persona a cui manchi molto, che ha una bellissima energia. Qua è una persona a cui manchi molto allo stesso tempo, una persona che sta vivendo nello sconforto questa mancanza, ok? Mi può parlare anche di una persona che sta vivendo una grossa crisi emozionale dovuta anche a situazioni economiche, va bene? Di carenza, il 5 denari è una carenza, sto vivendo una carenza. Tale carenza può essere emozionale, economica, finanziaria o tutte insieme. Ok, vediamo cosa hanno da dire i miei oracoli, lui lei, a riguardo per completare questa lettura del 5 di denari. Accanto a me c'eri soltanto tu, ricordo solo questo. Allora,
Questa carta mi dice che c'è una persona che sta sentendo moltissimo la mancanza della consultante, una persona che sta sentendo tantissimo la mancanza dello stare insieme, e in questo momento di forte penuria emozionale, di forte carenza, sta pensando soltanto alla consultante, accanto a me c'eri soltanto tu, ma soprattutto se nel caso in cui questa persona è andata con un'altra persona, abbiamo, no, c'è una persona che ha fatto la scelta di andare con un'altra persona e con quest'altra relazione, con questa persona ha una carenza emozionale, non si sente che gli viene dato ciò che merita, sta pensando all'altra persona da cui se n'è andato, accanto a me c'eri soltanto tu. Perché il 5 denari è una sensazione in cui ci sentiamo quando non ci viene dato ciò che meritiamo, ciò che sentiamo di meritare. Allora ci sentiamo nella condizione di 5 denari. Non ci hanno dato quello che meritiamo e allora ci sentiamo il 5 denari. E quindi in questo caso, se una persona è andata con un'altra persona e non se l'è passata bene, non ha fatto la scelta giusta e anche la scelta sbagliata e dice accanto a me c'eri soltanto tu, ci sei solo tu, qua è una sorta di pentimento, frustrazione, una sorta di viaggio negli inferi della parte profonda di sé, no? Per andare poi verso il 6 di denari, che lo leggiamo adesso, che è un equilibrio raggiunto, un giusto dare e un giusto avere. Perché qui non ci stanno dando quello che meritiamo. Nel 6 denari ci viene dato ciò che meritiamo. Ok? Adesso andiamo a vedere appunto il 6 di denari. Ok, il 6 denari è il giusto dare e il giusto avere. Mi parla di un intendimento, intendersi l'uno con l'altro, volersi venire incontro, mettere equilibrio e essere in equilibrio, passarselo bene, intendersi, buona comunicazione, intendersi l'uno con l'altra. Il 6 di denari mi parla anche del fatto che ci sono altre due accezioni, anche la persona concentrata sul suo lavoro, sulle sue cose primariamente rispetto all'amore, questo può essere anche, dipende dalla stesa di tarocchi, ma se le leggiamo uno a uno, oggi le stiamo leggendo in questo modo. E il dare ciò che si merita, il darsi ciò che ci si merita a vicenda. Il 6 denari a volte può anche simboleggiare il fatto che ripaghi con la stessa moneta come ti ha ripagato l'altro, anche in negativo, mi spiego? Cioè, l'altro non ti ha chiamato più, io non ti chiamo più, ripaghi con la stessa moneta. Se tu stai bene, questa cosa ti fa sentire in equilibrio, è la cosa giusta. Cioè, sto facendo esempi proprio maccheronici, pratici. Il 6 denari mi parla, se stai già in una relazione con qualcuno, se si sta già insieme, le cose vanno bene, potrebbero andare meglio, però vanno già bene, però potrebbero andare meglio. Si auspica a seminare qualcosa in più, ok? Col 7 denari si auspica a seminare qualcosa in più, però tutto sommato il 6 denari è una buona carta di intendimento, di intendersi l'uno con l'altra. Ok, vediamo cosa hanno da aggiungere gli oracoli lui lei a proposito in questa sede sul 6 di denari. Per l'amore cosa hanno da aggiungere sul 6 di denari? Vediamo. Ah! Per rimediare al tutto vuoi sposarmi? Caspita, che carta che mi avete fatto uscire qua. Beh, allora, in questo caso riprendiamo dall'ultima parola che stavamo dicendo. Qua c'è una persona che per intendersi con la consultante vuole fare le cose fatte bene, ha a che fare anche con la giustizia, con il segno della bilancia anche, no? Il 6 denari. Per fare le cose fatte bene c'è una persona che vuole sposarti, intendersi con te, sa che il modo migliore per intendersi è creare qualcosa in più, dare qualcosa in più, proprio come stavamo dicendo prima. E ho detto il 6 denari si sta bene l'uno con l'altra,
una situazione di equilibrio, però si potrebbe stare meglio. E in questo caso cosa ci è uscito? Vuoi sposarmi. Quindi significa che uno dei due auspicava a qualcosa in più e l'altro se ne dà conto. Quindi il giusto dare da avere in questo caso è costruire qualcosa in più. Vuoi sposarmi? Sì, ragazze mie, è questo. Potrei parlare ancora per ore, però mi voglio fermare qua. Ok, andiamo a vedere adesso il 7 di denari. Il 7 di denari è una persona che sta attendendo la nascita di nuovi frutti, sta aspettando, è un'attesa il 7 di denari. È un'attesa anche soltanto di pensiero, può anche stare aspettando prima di prendere una decisione, sta aspettando anche di chiarirsi le idee, è una carta di attesa, attendere che vengano a galla o che maturino dei frutti già seminati. Si è seminato qualcosa di importante col 6 di denari e adesso col 7 di denari si attende l'attesa di alcuni frutti che si è già seminato. Il 7 di denari mi parla anche di voler investire in una relazione o si è già investito in qualcosa e si attendono i frutti. Qualcuno anche che vuole investire in una nuova relazione, il 7 di denari, o sta aspettando i frutti di qualcosa sul quale ha già investito. Mi parla comunque generalmente di un'attesa o di un pensare prima di agire. Vediamo cosa hanno da aggiungere il lui-lei, gli oracoli, sul 7 dei denari per completare questa breve descrizione. Vediamo. Tu sei l'amore. Qua c'è una persona che si dà conto che un'altra persona è proprio l'amore. E quindi qua è una persona che mentre attende riflette sul fatto che l'altra persona è l'amore. E da questa consapevolezza nascerà qualcosa, sbocceranno dei frutti, un'azione da parte di questa persona, che vedremo nell'otto di denari, che è proprio la voglia di far funzionare le cose. Quindi qua abbiamo un'attesa e una persona che pensa a cosa? Al fatto che la consultante o qualcuno a cui sta pensando è l'amore. E cosa genera questo? Il fatto che genererà frutti d'amore. Ok? Ok. Adesso andiamo nell'otto di denari che, come vi avevo anticipato, è una persona che si impegna, che vuole far funzionare le cose, una persona che vuole che le cose funzionino all'interno di un rapporto. Indica soprattutto anche una persona molto impegnata nell'ambito lavorativo. Dobbiamo vedere sempre, se per esempio utilizziamo solo gli oracoli lui-lei ed esce l'otto di denari, possiamo associarla solo all'amore. Se invece una stesura di carte generale vediamo una persona con l'otto di denari, se non è associata a una carta d'amore, di coppe, eccetera, è una persona che è molto impegnata sul lavoro, fa presa su di lui o su di lei il lavoro in questo momento, che è molto concentrata sul lavoro, a meno che non viene abbinata a una carta dei miei oracoli lui-lei, oppure esce una carta di coppe dopo, prima, cioè bisogna vedere. Ok, quindi rispetto all'amore, l'otto di denari è una persona che si vuole impegnare, vuole mettere impegno, vuole mettere sforzo, impegno in una connessione, vuole far funzionare le cose. Adesso andiamo a vedere i miei oracoli, lui lei cosa ci aggiungono vicino all'otto di denari. Vediamo. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Quindi qua abbiamo una persona con la quale è nato tutto come un gioco, un poco più leggerezza, spontaneità, eccetera. Poi si è innamorata. E a che cosa lo sta portando questo essersi innamorata? Al fatto che vuole far funzionare le cose e lo vedrai nei fatti. Lo vedrai nei fatti, lo vedrai concretamente. Il fatto che si è innamorato e vuole far funzionare le cose tra di voi, vuole far funzionare le cose fra lui o lei e la consultante.
Magari una persona che, essendo presa sul lavoro, mentre lavora, pensa alla persona che ha conosciuto, o pensa mentre sta al lavoro, la pensa anche quando sta al lavoro, anche questo è possibile con l'otto di denari. Mentre sto al lavoro, era nato tutto come un gioco, mi viene in mente lei o lui, mi viene in mente, mi viene in mente, mi viene in mente anche sul lavoro. E quindi, anche, siccome mi viene in mente anche sul lavoro, mi sono reso conto che sono innamorato e voglio far funzionare le cose. Ok, adesso vediamo il 9 di denari. Oh là là, una delle mie carte top, questa corris- corrisponde anche al segno della Vergine. Allora, il 9 di denari è un'energia autonoma. E come vi dicevo sempre all'inizio, quando abbiamo aperto il canale, per me un amore integro è fatto da due 9 di denari insieme, cioè vuol dire due persone che sanno stare bene con se stesse, si amano prima di tutto con se stesse e poi vicendevolmente. È una persona che sta bene con se stessa, il 9 di denari, è una persona autonoma, indipendente sia a livello economico o anche o a livello emozionale. È una persona single o è una persona disponibile, non è una persona impegnata. Quando siamo in relazione col 9 di denari, quando ci sono due 9 di denari insieme, io li vedo così, la coppia illuminata, due 9 di denari insieme, che stanno bene l'uno con l'uno, stanno bene l'uno senza l'altra anche, non hanno bisogno l'uno dell'altra, ma hanno la bellezza di poter condividere la propria interezza e non un bisogno l'uno dell'altra. Quindi qua abbiamo una persona che apprezza completamente l'individualità dell'altro, apprezza completamente l'essere dell'altro. Ok, il 9 di denari quindi rappresenta una persona autonoma, disponibile nel senso che non è impegnata, anche questo nei tarocchi, anche questa è la lettura. Il 9 di denari, se compare a un uomo e una donna, per esempio se dici cosa prova per me e esce il 9 di denari, allora ti vede bellissima, bellissimo, ti vede una donna o un uomo di valore, che sta bene con se stesso, quasi una persona, ti vede con reverenza, va bene? Ti vede con reverenza. Illuminata o illuminato, che sta bene con se stessa, quasi raggiungibile ma concreta, eh, ti vede come una donna o un uomo di valore, di grande valore. E il 9 denari nelle stese può anche rappresentare una persona che può essere una persona un po' più concentrata su di sé, anche a volte, dipende dalle carte, con un eccessivo amor proprio, un po' di eccessivo amor proprio, diciamo, un po' di egoismo a volte, no? Dipende ovviamente dai livelli di coscienza di chi stiamo chiedendo o parlando. Ok. È una persona molto concentrata sul suo denaro, sulla sua stabilità personale, prima che nella relazione, prima che non sono delle coppe, quindi non è emozionale, no? I denari. Quindi una persona che a livello, nella relazione prima della relazione con l'altro, è molto concentrata sul suo benessere personale, brilla di luce propria. Ok. Cos'altro volevo dirvi? Sul 9 di denari, sì, questo mi può parlare anche nelle stese d'amore, se per esempio cosa farà nelle azioni nei miei confronti, esce un 9 di denari, è una persona che prima di fare delle azioni pensa prima a quello che deve fare lui o lei, va bene? E se la prende con calma prima di fare delle azioni perché vuole essere sicuro del successo, perché è una persona che brilla di luce propria anche con un amor proprio e quindi una persona che è più concentrata su di sé prima di tutto in senso genuino, se parliamo di una persona diciamo spiritualmente equilibrata, può essere in senso un po' più egoico se parliamo di una persona un po' meno sviluppata spiritualmente. Ok. E vediamo un po' cosa hanno da aggiungere i miei oracoli lui lei a proposito del 9 di denari. Guarda,
sei bella da togliere il fiato, quindi qua abbiamo, te l'ho detto, il 9 di denari, ti vedono bellissima o bellissimo, che brilli di luce propria, e sei bella da togliere il fiato, appunto. Mettiamone un'altra per vedere se ci danno altre indicazioni sulle altre spiegazioni che vi ho dato. Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Ok, qua abbiamo, se per esempio facciamo una stesa con una persona che sta con un'altra persona, tu sei colei o colui a cui questa persona ambisce in modo totale, perché rispetto a questa persona che sta con un'altra persona e sta impazzendo al pensiero di te, come ti vede? Sei bella da togliere il fiato, ti vede come una persona che brilla di luce propria e che sta bene con se stessa, e questa persona dice porca miseria, cioè brilla di luce propria, ok? Quindi ti penso anche quando sto con lei. E qua abbiamo anche una persona che sta maturando l'idea di tornare disponibile, tornare single. Ok. Vediamo adesso con il 10 di denari. Ok. In amore il 10 di denari è tutto. Tutto. C'è una persona che vuole tutto con la consultante, tutto. Amore, famiglia, tutto. La realizzazione di tutto. Anche un incontro di spessore. Mi parla di una persona che vuole un incontro di spessore con il 10 denari. Vuole tutto, un incontro di spessore, un incontro dove ci si sente a casa l'uno con l'altro, anche in un posto familiare o in un posto di spessore. Qua c'è una persona che con 10 denari vuole tutto. In attesa d'amore, oltre a questo, il 10 denari mi parla anche di una persona che può essere molto concentrato sulla famiglia, sul lavoro e le responsabilità inerenti a questo. Mi può parlare anche di questo. Adesso voglio vedere cosa ci aggiungono i nostri oracoli, lui, lei, sul 10 di denari. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. Qua c'è una persona che vuole tutto, magari si è tormentata prima per non averti palesato il fatto che voleva tutto, ma adesso vuole tutto. Questa persona adesso si sente degna di te. Degna di te significa che è degna del fatto di poter avere tutto con te, casa, famiglia, stabilità. Io ti merito, io merito tutto, il 10 denari è tutto con te. Adesso io ne sono consapevole, sono in grado di meritarmi tutto. Mi può far pensare anche se questa persona aveva degli impegni o familiari o lavorativi o responsabilità inerenti a questi impegni suddetti e questa persona era tormentata da questi impegni di famiglia o responsabilità in altro che riguardavano il lavoro o la famiglia, questa persona si mette alle spalle queste responsabilità, non ha più il tormento di queste responsabilità e dice io ti merito, voglio tutto con te. Ok? Ok, adesso andiamo a vedere il paggio di denari. Il paggio di denari sono comunicazioni, ma non sono comunicazioni più leggere come gli altri paggi, sono denari, quindi sono comunicazioni e fatti. Tipo, ti va di andarci a prendere un caffè in quel posto, ti va di mangiare stasera lì, ok? Comunicazioni in concreto, quindi comunicazioni fatte da fatti, va bene? Mentre il paggio di coppe può essere un messaggio su WhatsApp o corteggiamento, vediamo che succede, il paggio di bastoni è un interesse nei tuoi confronti, una grande eccitazione, interesse nei tuoi confronti, però può rimanere lì, no? E il paggio di spade sta un po' sulla difensiva, un po' così, un po' sospettoso. Il paggio di denari è concreto. Ti va di andare lì a quell'ora lì, ok? Parole e fatti in concreto, quindi comunicazioni. Andiamo a vedere i nostri oracoli, lui, lei, queste comunicazioni in concreto, come qual è il messaggio aggiuntivo?
sto tornando da te. Qua abbiamo una persona che ritorna da te in concreto però, paggio ai denari te lo dice e lo fa, va bene? E te lo dice e lo fa, mentre se fosse uscita su un paggio di coppe te lo dice sto tornando da te, ok? Ma è più emozionale come cosa, no? Ci vuole un fatto, un'altra carta che simboleggia anche una concretezza nel vedersi, per esempio, come il paggio ai denari. Quindi qua abbiamo una persona che rientra, sto tornando da te, con i fatti. Ricordiamo il paggio ai denari è il più concreto di tutti, dico e faccio, va bene? Ok. Andiamo a vedere adesso con il cavaliere di denari. Allora, il cavaliere di denari è un cavaliere, sono movimenti, movimenti concreti, movimenti un po' più lenti degli altri cavalieri. E i paggi sono comunicazioni in concreto, i cavalieri sono proprio movimenti, movimenti in concreto e siccome i denari sono un po' più lenti, movimenti un po' più lenti ma in concreto. La cosa si farà, il movimento si farà un po' più lento però radicato, più solido del cavaliere di bastoni per esempio che è impulsivo, no? Questo è ragionato, questo cavaliere è ragionato, va piano al galoppo, ok? Quindi una persona ponderata che va prudente ma concreta, cioè il denaro lo ha nella mano, va in concreto, questo è perché è più radicato, va più lento ma è più radicato. Quindi sono movimenti in concreto un po' più lenti. Mi parla nelle stese d'amore che il movimento ci sarà a livello d'amore, però un po' più lento per motivi di lavoro, oppure per motivi che possono rallentare, che non riguardano l'amore, sono altro dall'amore, quindi il movimento ci sarà, però è in concreto però un po' più lento. Quindi è un po' più di lentezza il cavaliere di denari, però è sempre un cavaliere, cioè il movimento c'è. Ok. Vediamo cosa hanno da aggiungere gli oracoli lui lei rispetto a cavaliere di denari. Vediamo. Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra e questo deve essere, questo è l'essenziale. Gabriele D'Annunzio. Allora, qua abbiamo una persona che non le importa se sarete felici o sarete tristi, ha la consapevolezza che questa persona anche nei momenti di tristezza, anche nei momenti un po' più di dolore, ha appreso da questo rapporto ha un valore, denari, talmente importante che lo ha sia nei momenti di gioia ma anche nei momenti di tristezza questo valore. Questo rapporto non cambia il suo valore, anzi aumenta sempre di più. E quindi questa persona dice saremo l'uno accanto all'altra, questo deve essere, questo è l'essenziale. E quindi qua questo cavaliere di denari che è un movimento ponderato, un movimento ragionato e concreto, ha proprio il senso di questa carta. Perché questa carta mi parla di una persona che ha riflettuto molto, come il cavaliere di denari nel suo cammino, non è un cammino affannoso, è un cammino ponderato, lento, riflessivo, riflette sul fatto che su una verità importante, che questa è una storia di valore e quindi dai tempo al tempo, perché staremo insieme, perché l'essenziale è stare insieme e io lo so e te lo dimostrerò nei fatti. Non ho la fretta impulsiva, ma ho la centratura della concretezza. Ok? Ok, adesso andiamo a vedere la regina di denari. La regina di denari, comunque tutti i denari sono i segni di terra, soprattutto ascendente di terra. La regina di denari è una donna molto paziente, o un uomo con energia femminile, comunque la regina di denari è una donna molto paziente. Qua abbiamo una persona che ha pazienza, una persona che ha pazienza, una persona di cui ci si può fidare, una persona che è la madre di figli, una madre di famiglia. Nelle stesse d'amore può anche rappresentare la donna ufficiale di qualcuno.
Oppure un rapporto basato su interessi anche più materiali o più di famiglia che amorosi o passionali. La regina di denari è quindi una donna che sa essere, dipende quello che vi ho detto prima, a seconda delle combinazioni poi delle carte, no? La regina di denari è una persona che sa essere molto paziente. Allo stesso tempo, se perde la pazienza, impazzisce. La leggenda quindi è una donna che sa essere molto paziente, è una donna di cui ci si può fidare. Se per esempio in una domanda cosa prova per te esce la regina di denari, ti vede una donna verso la quale di cui vuole guadagnarsi la tua fiducia, vuole guadagnarsi la tua fiducia perché ti vede come una donna paziente, una donna con cui costruire, affidabile, con cui costruire, una donna affidabile, una donna con cui costruire, una donna madre dei figli, una donna su cui si può fare affidamento. E se invece tutti i denari, ricordiamo, sono energie un po' più lente delle altre lame, degli altri semi, no? Quindi è una persona che la regina dei denari è ponderata, va lenta, cioè è ponderata, fa le cose, non è che va lenta, fa le cose con calma, ha pazienza, prima di fare un'azione ci pensa perché deve essere un'azione ponderata e concreta. Andiamo a vedere rispetto alla regina di denari cosa hanno da aggiungere in lui lei. Vediamo. Sei la mia vita. Qua c'è una persona che ti vede come donna con cui passare la vita, costruire qualcosa, una donna affidabile, una donna, se sei uomo ribalta il concetto, E comunque qua c'è una persona che rispetto alla consultante la vede come la sua vita, con cui costruire, avere una stabilità, una persona di cui ci si può fidare, sei la mia vita, costruire insieme un matrimonio, o comunque sia una convivenza, una persona di cui ci si può fidare. D'accordo? Ok. Andiamo a vedere adesso il re di denari. Ok, il re di denari è una persona molto stabile, una persona di spessore, una persona anche di successo lavorativo, una persona concentrata sulle sue responsabilità, una persona molto 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 affidabile. Quindi una persona affidabile che vuole fare le cose in concreto, è un re, quindi una persona che decide, ha il controllo, è una persona che decide con ponderazione, ma quando prende una decisione è quella, una persona che ha le idee chiare. Quando parliamo di una stessa d'amore esce un re di denari, una persona che ha le idee chiare, una persona molto responsabile e vuole costruire. Ovviamente non vi sto facendo tutte le combinazioni, no? Per esempio se nella stessa d'amore ci sono altre lame a fianco, più denari a fianco una stesa d'amore, qua vediamo una persona che può essere molto concentrata sulle responsabilità lavorative piuttosto che sull'amore in quel momento. Se per esempio il re di denari è accompagnato da una regina di coppe e due persone distinte ma che si complementano, una persona che veramente vuole realizzare una stabilità con la sua regina di coppe, per esempio, sto facendo degli esempi. E il re di denari con l'asso di coppe, il re di denari con il 2 di coppe, una persona veramente responsabile nell'amore che vuole donare alla consultante o al consultante. Va bene? Una persona quindi responsabile, che ha le idee chiare, che sa cosa vuole e si può costruire in concreto. D'accordo? Vediamo cosa hanno da aggiungere i miei oracoli lui-lei. Però ripeto, se ci sono altre lame a fianco sui denari, una persona in quel momento più che sull'amore è concentrata su degli interessi personali. Però ovviamente lo vediamo poi negli interattivi. Adesso mi sono ripromessa di essere breve e concisa. Cosa hanno da aggiungere i miei oracoli lui-lei sul re di denari in amore? Vediamo. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Allora, qua abbiamo una persona che inizia a consapevolizzare il fatto o sa che un'altra persona
determina all'interno di lui un'energia molto forte, ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. E siccome i denari sono la terra, il contatto con la terra, per una persona di terra o comunque per un re di denari, una persona che è molto in contatto con la parte più anche mm, materiale della vita, ma nel modo giusto, eh. Ovviamente per ogni carta ci sono i lati luce e in ombra. Io mi sono ripromessa di essere concisa su alcuni punti. Ok. Qua c'è una persona, un re di denari, che è legato molto alla terra, alla parte più materiale o comunque sia alla terra, e quindi essendo la terra è proprio il corpo, gli elementi della natura, la parte più fisica della natura, la parte più materiale, scusatemi. Dire materiale è una parola brutta però in questo caso, vabbè. Allora, qua c'è una persona che, essendo un re di denari, contatto con la terra, qua ci sono tante, no? Foglioline, gli alberi, ecco, questo volevo dire, in contatto con la natura ti percepisce nel corpo. Questa percezione per un re di denari ha molta valenza, perché chi per un re di denari che percepisce una persona in ogni cellula del suo corpo significa che con le idee chiare che ha vorrà costruire. Mm. Mi parla anche di una persona che con questa accoppiata di carte può avere delle sue responsabilità di lavoro, denaro, famiglia, va bene? Al tempo stesso vive l'emozione che prova per la consultante dentro di sé, non lasciandosi prendere dall'impulso, ma la vive secondo un re di denari, cioè ho da fare queste cose importanti che in questo momento possono avere una priorità, ma tu sei in ogni cellula del mio corpo mentre le faccio. Quindi siamo due persone in uno, ok? E un re di denari che sente questo, siccome i denari, le figure di denari il cambiamento è un po' più lento rispetto alle altre figure, una persona che lascia maturare in sé questo assunto, ti percepisco in ogni cellula del mio corpo, una persona come il re di denari che matura in sé questo assunto, fa poi, dopo aver maturato in sé questo, un cambio drastico verso la persona che gli provoca questo, un cambio drastico di concretezza, ok? Scusate un attimo. Quindi, detto questo, ne voglio aggiungere un'altra per completare in questa sede la lettura con re di denari. Cos'altro hanno da aggiungere? I miei oracoli, lui, lei. Aiutami, ti prego, interessantissimo. Qua abbiamo allora una persona che dice che chiede aiuto ed è un re di denari. Che tipo di aiuto può chiedere un re di denari? Un aiuto di natura emozionale. Perché qua abbiamo i re di denari, qua stanno adesso facendo notare la parte un po' più in ombra del re di denari, no? Sono molto concentrato sulla mia stabilità o le mie responsabilità. Aiutami, ti prego. A chi lo dice un re di denari? Lo dice alla sua parte femminile, cioè alla sua anima. Tale anima si rispecchia all'esterno con un'altra persona e dice di aiutarlo in qualche modo, di aiutare la sua parte animica, la sua parte poetica, la sua parte meno incentrata sulla parte materiale. E quindi c'è una persona in questo caso con questa accoppiata di carte che è molto concentrata su delle sue responsabilità, lavoro, denaro, famiglia, o più radicato, no? Perché il re di denari fa fatica a fare un cambiamento, questo perché sono denari. E quindi il cambiamento che vuole fare il re di denari dicendo aiutami è un cambiamento di natura un po' più leggera, un po' più meno pesante nel radicamento, mi spiego? E quindi qua c'è una persona che chiede aiuto per mettersi in contatto con la parte più emozionale, più leggera, più bella, più magica della vita. Quindi qua ci hanno fatto vedere il lato in luce e il lato in ombra del re di denari. Essendo, ripetiamo, una persona più radicata, i denari sono più lenti a cambiare e a maturare. Questa è una persona che, avendo delle responsabilità o essendo più lenta a cambiare, un poco più testadura anche un re di denari nel lato in ombra, no? E fa fatica a cambiare idea, però chiede all'altro aiutami, fammi uscire da questa situazione, aiutami, dammi una mano, aiutami in qualche modo, fammi sentire la parte ludica, più gioiosa e giocosa della vita. Questo lo chiede sia alla consultante sia alla persona fuori da sé, ma soprattutto lo sta chiedendo alla sua anima di farlo essere più leggero, più aperto, va bene?
Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io per oggi concludo qui. Ho fatto una brevissima, mi sono imposta di essere brevissima su gli arcani, altrimenti non l'avrei mai fatti questi video. Tanto nelle nostre poi letture imparate anche le combinazioni, soprattutto per chi è all'inizio. Io mi auguro di avervi dato un input per poi iniziare ad aprire i canali, le sinapsi, no? La vostra mente, una volta che sapete un po' di cose, poi si apre e vi arrivano intuizioni. Con i miei oracoli, lui, lei, leggere i tarocchi è molto semplice, soprattutto se si parla d'amore, cioè vi arriva subito il significato. Sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Quindi per qualsiasi cosa, ragazze mie, ragazzi, affidatevi alla vostra intuizione. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.